Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere, finalmente è arrivato il pianale. Dai, va bene, non è vero. Allora, siccome ci hanno chiesto ancora un pochino di tempo, abbiamo deciso di spostare la macchina. Quindi stiamo facendo questo assale artigianale per poterla muovere. Questi qui sono i mozzi originali di questa macchina, della Ford Escort Van. Sono quelli che abbiamo tolto dall'assale vecchio quando l'abbiamo sostituito per problemi di peso. Infatti, se vedete, è abbastanza misero, fa un po' pietà, ma per il nostro scopo di oggi va bene. Fortuna che l'abbiamo tenuto. Allora, gomme Escort, mozzi Escort, assale artigianale. Adesso stiamo facendo una prova per vedere se riusciamo a montarlo, che è tutto ferro di recupero. Qui abbiamo spazio e qui abbiamo spazio, quindi lo posso saldare finito lì. Dopo probabilmente lo girerò per così, ok, e o mi saldo direttamente qui, quindi abbasso l'auto fino a appoggiare qua, oppure gli faccio un perno, un qualcosa per andare a prendere questo, così almeno la possiamo spostare e ci facciamo un'idea anche di come si comporta l'auto. Quindi noi abbiamo pulito tutto, abbiamo spostato la Opel, opla. Andremo a fissare la sale come vi ho già detto e gireremo la macchina con il muso in quella direzione, quindi verrà messa per così come era stata costruita in origine, perché il perché non ve lo dico, perché lo vedrete continuando a seguire questa serie. E la metteremo qui, lì nell'angolino metteremo la Opel, lasceremo libera tutta questa zona dove andremo a lavorare, quindi posizioneremo lì il tavolo e quant'altro, tutto il ferro eccetera che dovremo fare. Almeno siamo tranquilli, anche perché l'assale noi dobbiamo posizionarlo, quindi terremo la macchina tutta in avanti per adesso, dovremo posizionare qui l'assale per fare tutte le lavorazioni. Quindi immaginate che il tavolo sia l'assale, facciamo tutta la lavorazione, girarlo, rigirarlo, saldarlo tutto, poi lo gireremo così con sotto le ruote e lo infileremo sotto l'auto, così poi potremo continuare a fare tutte le lavorazioni. Infatti per così abbiamo molto più spazio, che possiamo sfruttare anche il buco che c'è là davanti per poter fare poi tutte le manovre del caso. Quindi saldiamo l'assale finito e lo mettiamo sotto l'auto e poi proviamo a spostarla. Allora, come potete vedere abbiamo installato l'assale più o meno a occhio. Adesso puliamo sto disastro, gli montiamo sotto le ruote e proviamo a appoggiarla per terra. Dovrebbe rimanere più o meno dritta, spero. Ovviamente campanatura e convergenza saranno tutte quante un optional in questo caso. Avanti. Allora, come potete vedere abbiamo già spostato la macchina, ho risparmiato le scene perché è stato un po' un dramma. Come potete vedere abbiamo provato a montare il volante, pessima scelta, pessima idea, perché non arrivandoci non lavorava come doveva e alla fine, perché il perno è questo, e alla fine abbiamo usato una soluzione spartana, cioè la chiave, e abbiamo girato le ruote. Ovviamente impavidi, non abbiamo fatto manovra come le persone normali, ma abbiamo posizionato il muso per così, abbiamo preso con le braccia quella traversa qui, abbiamo praticamente preso la macchina così, l'abbiamo girata, fine, punto e stop. Dopo abbiamo fatto altre 2 o 3 manovre, ma con il medesimo sistema, e niente, adesso è pronta per essere lavorata. Così abbiamo possibilità di lavorare in questa zona con l'assale, con il pianale, chiedo scusa. Decideremo se posizionarlo così o per così, di modo che sia comodo, e probabilmente poi quando taglieremo via tutto il basamento, diciamo, vecchio e l'assale provvisorio, fisseremo la macchina al soffitto, la alzeremo, tagliamo tutto e butteremo sotto il nuovo assale. E
direi abbastanza bene. Però siccome non abbiamo voglia di aspettare che arrivi il pianale, decido di fare una magia, tipo così. E voilà, il pianale che è arrivato nuovo, fresco fresco. Lo aspettavamo da giorni ormai, settimane. E qua lo vedete in tutto il suo splendore. Con il suo rialzo, fondamentalmente questo, ok? Tutta quella sezione qui è fondamentalmente quella che poi andremo a togliere, così non stiamo qua a pulirlo. Insieme al pianale nuovo abbiamo anche già fatto preparare al fabbro tutta la greca che andrà installata qui all'interno, praticamente tutti i rinforzi, quello che sarà il nuovo piano, e nella loro magnificenza li potrete vedere su questo bancale. Questi andranno tutti quanti saldati sul nuovo pianale e devo dire che sono veramente tantissimi. Avevamo fatto un disegno in 3D per capire quanti ne servivano e non rendeva tanto l'idea. Tenete conto che questa qui è la seconda versione, perché nella prima versione era ancora più folle quello che volevamo fare. Dopo un po' di buon senso abbiamo deciso di optare per questa soluzione. Quindi niente, queste qui saranno tutte le traverse che andranno installate per così, ok? Quindi parallele alla sale, mentre tutti questi, che ci sono dentro un paio di misure per riuscire a tenere i passi, questi qui andranno tutti quanti installati tra una traversa e l'altra, quindi per così, mentre questi qua verranno tutti quanti installati verticali, così, sempre con lo stesso passo di quello che faremo sotto. Ora installeremo questi due profilati, questi, dalla cima al fondo del nuovo pianale a passo, di modo che poi gireremo tutto e avremo praticamente un piano di lavoro dove appoggiare tutte le traverse di ferro, così saremo sicuri che questo piano qui, ok, sia perfettamente identico a tutti gli altri, dove andremo ad avvitare su o il pannello di legno o la piastra, perché non abbiamo ancora deciso del tutto. E lo monteremo anche a passo per così, per i rinforzi che verranno messi, quelli piccolini. Quindi magari salteremo il primo, andremo al secondo, così avremo già praticamente tutto il passo perfetto fino alla davanti. Punteremo tutto quanto e poi vi facciamo un attimino vedere, o magari vi faccio vedere che lo giriamo. Adesso decidiamo un po' come fare. Allora, cari amici, come potete vedere abbiamo optato per questa soluzione. Abbiamo deciso di posizionarlo in piedi praticamente. Questo perché, allora, come vedete abbiamo iniziato a puntare tutto, ok? Siamo andati circa a metà e arrivati poi alla fine cosa faremo? Aggiungeremo tutti questi qui, che andranno qui sotto, ok? Fino a riempire tutto. Allora, cos'è il discorso? Così li sto puntando da questa parte e anche da questa, quindi li sto puntando anche di qua, ok? Questo qua poi andrà rimosso, come vi ho già detto. E allora, dopodiché io li salderò prima in verticale di qui, qui, stessa cosa dall'altra parte, lascerò gli angoli per ultimi. E mi è stato consigliato così, di fare prima tutta quella facciata di qui, poi quell'altra lasciare per ultimi gli angoli, così dovrebbe stortarsi di meno in teoria. Poi comunque vediamo. Al che stavo dicendo, dopodiché qui ci andrà applicata su o la piastra o il legno, probabilmente applicheremo una piastra, quindi qui. Pensare inizialmente abbiamo detto lo montiamo, è così, lo montiamo così, facciamo tutto questo che state vedendo adesso e lo giriamo, saldiamo dalla parte dietro e poi gli montiamo la piastra puntata e lo rigiriamo un'altra volta. Abbiamo più o meno quanto ferro è quello lì più questo qua come peso. Fidatevi che sarebbe impossibile girarlo così tante volte. Allora abbiamo deciso di posizionarlo in piedi, di modo che io posso saldare tutto di qui, tutto da questa parte, smerigliare dove serve, quindi
qui lasceremo tutto, ok? Quindi qui sotto la lasceremo tutta quanta la saldatura e puliremo solo questa zona qua. Installeremo la piastra, ok? La salderò tutta quanta da qui, dopodiché gli monteremo le ruote, una, due, e abbasseremo una volta sola tutto il pianale. Così facendo lo spostiamo una volta sola e non dovremo fare abbassa, gira, rigira, rigira per fare tutte le saldature. Secondo me è la soluzione migliore che lo spostiamo una volta sola, che è veramente pesante, non vale la pena girarlo tutte queste volte. Quindi adesso proseguiamo, arriviamo fino in fondo e poi vi faccio vedere più o meno come viene fuori con tutte le sbarre montate. Eccoci tornati. Allora, adesso direi che la piantiamo qua perché è abbastanza noioso come mestiere. Infatti, giustamente bisogna trovare una giusta combinazione. Allora, abbiamo deciso di far così. Posizioniamo un quadratino in piedi, così diamo la giusta distanza. Qua rimarrà detto quadrato di 10 per 10. Lo posizioniamo, appoggiamo sopra quell'altro, montiamo una traversa qui per tutta la lunghezza, al che poi teniamo spinto per avere praticamente di qui un piano il più perfetto possibile. Diamo 2 puntate e passiamo al livello successivo. Quindi in linea di massima, vediamo se riesco ad andare più indietro, ma la vedo difficile. In linea di massima si presenta così. Quindi qui manca una fila e qui manca una fila, ma viene fuori all'incirca così. E niente, il bancale si sta pian piano svuotando. Alcuni di questi andranno installati qui, quindi qui ci saranno praticamente questa viene riportata su qui, ok? E qui verrà messo lo spessorino da 10, tac. Qui, lì, là davanti e anche qui sopra. Poi probabilmente faremo lì davanti finito, perché probabilmente lì dopo non riusciamo più a saldarlo, e i laterali forse non li facciamo subito per tenere un po' leggero il tutto e non spaccarci la schiena nel montarlo, però su per giù dovrebbe essere l'idea. Cambiamo un po' il visuale, ok. Niente, dai, allora per oggi io direi che sia più che sufficiente. Nel prossimo video continueremo a puntare tutto, finiremo, quindi lo punteremo tutto anche di qua, vedete qua non c'è puntato niente, puntiamo tutto e poi saldiamo tutto e poi decideremo bene cosa fare, come proseguire con i lavori. Io vi ringrazio tutti quanti per il vostro supporto, grazie a tutti, ciao!